Ecco un altro buonista, ma fatela finita con questo buonismo, buonisti che non siete altro. Veniamo definiti dei buonisti. Questo viene fatto dagli elettori della Lega e anche da una parte di chi ha votato il Movimento 5 Stelle. Ma ci chiamano buonisti soprattutto tutti gli haters di professione che si trovano sparsi per i social, da Facebook, Twitter e anche YouTube. Ah, prima che mi dimentico, se ti hanno mai chiamato buonista o magari hai dato tu ad altri del buonista o magari ti dai del buonista da solo, guarda, clicca qui sotto e iscriviti al canale. Se clicchi anche sulla campanella ti verrà notificato quando pubblico un nuovo video. Ma tornando ai buonisti, come dicevo, a chiamarci buonisti sono soprattutto tutti gli haters di professione che bazzicano sui social. Ma a portare la bandiera in Italia, prima di tutti, è Matteo Salvini. Il nuovo truce dell'italico popolo ha izzato contro i profughi, immigrati, i presunti irregolari e anche i nomadi. E bisogna anche stare molto attenti a non utilizzare troppi termini inglesi, perché sai, certi individui dalla mentalità o mente suscettibile potrebbe offendersi per vilipendio alla lingua italiana. Molti di noi vengono definiti buonisti, ma in realtà chi ci definisce così non è che sappia tanto qual è il vero significato di questo termine. Buonista, secondo l'enciclopedia Treccani, è colui che usa bontà nei confronti dell'avversario, come a dispensa di magnanimità. Da qui però si arriva a parlare di finto buonismo, perché il termine viene utilizzato per indicare una bontà più che altro ostentata, ma non del tutto vera. Quindi, dandogli un significato o un'accezione tutta nuova, per queste persone siamo buonisti. In realtà questo sentimento di bontà non è rivolto ad alcun avversario, ma semmai, nel nostro caso, a chi è considerato più debole, come ad esempio gli immigrati. Quello che resta del significato originario è questa presunta ipocrisia di cui siamo tacciati. Sarebbe falsa o addirittura interessata, ostentata quasi per moda. I buonisti, insomma, sono tutti coloro che credono fermamente nei diritti umani, nella bontà, nell'accoglienza, l'inesistenza di razze e nella valicabilità dei confini, nell'amicizia e nell'amore tra i popoli. Anche se questi nazionalisti parlano di sinistra buonista o di comunisti, io veramente mi definisco più un liberale in realtà, ma comunque tra i buonisti ci sono anche i cattolici e una parte dei socialisti. Sembrerebbe che stiamo quasi diventando sempre meno. Forse non è così. Siamo ancora in tanti e dovremmo unirci, tutti quanti, in nome dei diritti e della libertà civile. Strettamente collegata a quelle sociali, buonismo fa rima con pietismo, un motto molto simile utilizzato nel ventennio fascista nei confronti di chi aveva pietà per le comunità ebraiche, quelli che subivano le violenze e le offese delle leggi razziali, e soprattutto i gerarchi che cadevano nel pietismo venivano beffeggiati e fu proprio il duce stesso a coniare questo nuovo termine. Anch'io, se devo proprio pensare male, penserei che ci siano delle analogie. Oltre a scimmiottare i fasci, i nostri amici cattivi, o meglio razzisti, sono davvero ipocriti, perché mancando di un briciolo di umanità come i buoni cristiani che vanno a messa, molti di loro fanno mea culpa pensando di
purificarsi con l'atto del rituale religioso, che diventa puro atto esteriore dal momento che se ne fregano completamente delle parole di Cristo. Beh, più che essere noi i finti buonisti, sono loro i finti cristiani. I primi ipocriti ad utilizzare il Vangelo come carta igienica da non credere. Affittando ai buonisti la colpa di troppa bontà, cercano di riabilitare in maniera grottesca e affannosa la loro meschinità, il loro pregiudizio razziale rivalutato come presunto realismo. La concretezza che sarebbe la virtù dei borghesi, no? E a dirlo sono proprio loro che ci chiamano borghesi radical chic o buonisti. Questa parola non è un'offesa. Buonista è una persona buona, inevitabilmente dalla parte del bene. E a dirlo siete proprio voi. E con voi buonista non sono affatto. La strategia migliore per vincere l'avversario è appropriarsi degli appellativi che ci indirizzano in maniera anche dispregiativa, così come fanno le femministe quando si riappropriano della parola puttane. La costruzione semantica e rivalutazione sono la via, ma ancora una volta non sono la soluzione. E di certo non è che mettendo più persone in condizioni di clandestinità che riduciamo i clandestini. Sarei anche d'accordo che i clandestini devono essere rimpatriati, ma allora fatelo, perché lasciare più immigrati clandestini nelle nostre città senza riconoscimento alcuno, tutto quello che fate è semplicemente rendere meno sicure le nostre strade e le nostre città. E la vita di queste persone ancora più disperata di quello che non lo è già. E fatemi dire che ne ho proprio le scatole piene di sentire dei discorsi senza senso e di chi si professa più pragmatico degli altri, ma non propone mai una soluzione concreta. Perché, come stiamo vedendo, chiacchierare è molto più facile che farle le cose. E poi è chiaro, a chi non piacerebbe volare, viaggiare con la fantasia? Però non si può vivere solo di chiacchiere e di viaggi di fantasia.